Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Luna. Ho 45 anni. Sono figlia unica. Non ho mai avuto un fratello o una sorella. Sono cresciuta tranquilla e molto legata ai miei genitori. La mia vita è stata calma per molti anni. Ma tutto è cambiato 15 anni fa. È cambiato a causa della mia bambina. Si chiamava Emma. Aveva solo 5 mesi quando mi è stata portata via. A quel tempo vivevo con mio marito e i suoi genitori. Non mi hanno mai accettata. Dicevano che non ero abbastanza buona per loro figlio. Volevano controllare ogni cosa della nostra vita. Poi mio marito è morto in un terribile incidente. Dopo questo la loro rabbia è diventata ancora più forte. Ero sola e indifesa. Un giorno, mentre ero al lavoro, mia suocera è venuta a casa mia. Quando sono tornata, la mia bambina non c'era più. I suoi vestiti erano spariti, i suoi giocattoli erano spariti, tutto era scomparso. Il giorno dopo mi dissero: «Dimenticala, ora ha una famiglia migliore». Hanno dato la mia bambina in adozione senza chiedermelo, senza il mio permesso, senza il mio amore. Ho urlato, ho pianto, li ho implorati di dirmi dove fosse, ma nessuno mi ha aiutata. Nessuno mi ha creduta. Sono andata dalla polizia. Mi dissero che era legale perché ero povera e non avevo potere. Da quel giorno non ho mai più rivisto mia figlia, ma so che è viva, lo sento nel cuore. Una madre lo sa sempre, il cuore non mente. Anni dopo, i genitori di mio marito sono morti in un incidente d'auto. Non ho provato rabbia né odio, ma hanno portato il segreto con loro. Non mi hanno mai detto dove fosse finita la mia bambina. Ho passato tutti questi anni ad aspettare, cercare, sperare in un piccolo miracolo. Ora lavoro come assistente, pulisco case e mi prendo cura degli anziani. Il lavoro è duro, ma mi tiene occupata. Mi fa andare avanti. Ogni sera, prima di dormire, sussurro: «Emma, ti troverò». Ora vivo con mio figlio Daniel e sua moglie Patricia. Sono giovani. Daniel è gentile, ma è debole. Patricia è forte, ma fredda. Non le piaccio. Dice che la metto a disagio. Dice che controllo la sua casa. Non è vero. Oggi abbiamo litigato di nuovo. Lei mi ha urlato contro. Daniel è rimasto in silenzio. Mi sono sentita invisibile, come se non esistessi. Poi lei ha detto: «Dovresti andartene. Questa casa non è più per te». Daniel ha abbassato lo sguardo e non ha detto nulla. Il suo silenzio mi ha spezzato il cuore. Così ho fatto la valigia, solo qualche vestito, un po' di soldi e il braccialetto da neonata di Emma. Quel braccialetto è l'unica cosa che mi resta di mia figlia, il mio tesoro più prezioso. Ora sono seduta su una panchina fredda vicino a una fermata dell'autobus. Mi sento persa e stanca. Sussurro: «Dio, se mi ascolti ancora, per favore mostrami cosa devo fare». Poi sento una voce dietro di me. È calma, profonda e gentile. «Sta bene, signora?» chiede l'uomo. La sua voce sembra sincera e calda.
C'è qualcosa in essa che mi fa sentire al sicuro, come se la speranza fosse tornata. Forse questa notte cambierà la mia vita. Forse la mia preghiera è stata finalmente ascoltata. L'uomo resta in piedi vicino alla panchina, aspettando con pazienza. Gli dico che sto bene, ma la mia voce trema. Lui se ne accorge. Dice piano: «È tardi, non dovresti essere qui da sola». Annuisco. Mi offre una tazza di tè caldo in un piccolo bicchiere di carta. Ha un profumo confortante. Lo ringrazio. Lui sorride e si siede accanto a me. Restiamo in silenzio per un po'. Il silenzio è sereno, non pesante come prima. Poi dice: «Mi chiamo Richard. Abito a poche strade da qui». Gli dico: «Mi chiamo Luna». Ripeté il mio nome con dolcezza, come se fosse importante. Mi chiede dove vivo. Non vorrei rispondere, ma gli dico la verità. Ascolta senza giudicare né interrompere. I suoi occhi sono gentili. Dopo un momento dice: «Conosco un posto che ha bisogno di un assistente». Il mio cuore inizia a battere forte. Un lavoro significa cibo, un letto, un motivo per svegliarsi. Mi dà un indirizzo e dice: «Vai lì domani, di che ti mando io». Lo ringrazio di nuovo. Se ne va in silenzio, ma la sua voce resta nella mia mente. Quella notte dormo su una panchina davanti a una chiesa. Fa freddo, ma il mio cuore è calmo. Per la prima volta dopo tanto tempo sento la speranza. La mattina dopo vado all'indirizzo che Richard mi ha dato. È una grande casa, pulita e silenziosa. Una giovane donna apre la porta. Si chiama Sophie. Sembra sorpresa ma gentile. Mi dice che suo padre ha bisogno di aiuto perché lavora troppo e dimentica di riposarsi. Le dico che un uomo di nome Richard mi ha mandata. Lei sorride subito e dice: «È mio padre, allora devi essere la nuova assistente». Mi blocco per un momento. Non sapevo che Richard fosse suo padre. Il mio cuore inizia a battere forte. Mi invita a entrare e mi mostra la casa. Mi dice che suo padre è un brav'uomo, ma a volte è solo. Annuisco e accetto il lavoro. Sembra che una piccola luce sia apparsa nella mia vita buia. A pranzo Sophie mi chiede del mio passato. Le racconto un po', ma non tutto. Ascolta con attenzione. Poi dice: «Mi ricordi qualcuno che non ho mai incontrato? È una sensazione strana». Sorrido piano, ma dentro il mio cuore si muove qualcosa. Non capisco perché. Quella sera aiuto Richard a sistemare le medicine. Mi guarda e sorride con dolcezza. Dice: «Grazie per essere qui». Rispondo: «Grazie per avermi trovata». Lui ride piano e dice: «A volte le persone si incontrano per una ragione». Le sue parole restano nella mia mente dopo che va a dormire. Nella mia stanza apro la borsa e stringo il braccialetto di Emma. Sussurro: «Piccola mia, forse Dio sta facendo qualcosa che io non riesco ancora a vedere». Quella notte dormo serenamente per la prima volta dopo tanti anni. Ma la mattina seguente succede qualcosa di inaspettato.
Sento delle voci in cucina. Richard e Sophie stanno parlando. Poi sento il mio nome. Richard dice: «Mi ricorda qualcuno di tanto tempo fa». Sophie risponde: «Lo sento anch'io, papà. È strano, ma mi piace». Mi fermo vicino alla porta. Il cuore mi batte forte. Perché stanno parlando di me? Forse non significa nulla, o forse tutto sta per cambiare di nuovo. Passano i giorni e comincio a sentirmi calma nella casa di Richard. Sophie è gentile con me. Ogni mattina parla con me mentre preparo la colazione. Mi racconta storie su suo padre. Dice che l'ha cresciuta da solo da quando era una bambina. Chiedo di sua madre. Sophie dice che è morta quando lei era molto piccola. Quando lo sento, qualcosa dentro di me fa male. Non so perché. Forse perché ho perso anch'io mia figlia, o forse perché la vita ripete lo stesso dolore. A volte aiuto Richard con i suoi documenti. Gli piace parlare del suo lavoro. Dice che lavora tanto, ma che non gli importa più dei soldi. Dice che le persone contano più del successo. Mi piace il suo modo di pensare. So già che è ricco, ma lui non sa che io lo so. Un giorno Sophie lascia il telefono sul tavolo. Vedo un articolo di notizie sullo schermo. C'è una foto di Richard con le parole «Imprenditore dell'anno». Mi blocco. L'uomo che mi ha aiutata non era solo gentile, era potente. Ma non ha mai detto una parola. Questo mi ha fatto fidare di lui ancora di più. Sophie a volte mi fa domande tranquille. Hai mai perso qualcuno che amavi? Sorrido con tristezza e dico: sì, tanto tempo fa, ma ho ancora speranza. Lei annuisce e dice: mi sento allo stesso modo. Ho sempre la sensazione che mi manchi qualcosa. Quando lo dice, il mio cuore trema. La sua voce, il suo modo di parlare, il modo in cui mi tocca la mano, tutto mi sembra familiare, come qualcosa che una volta conoscevo. Un pomeriggio, mentre pulisco l'ufficio di Richard, trovo una piccola foto di famiglia. Sophie è una neonata tra le sue braccia. Giro la foto e guardo la data sul retro. Le mani iniziano a tremarmi. È lo stesso anno in cui è nata mia figlia. Sussurro: no, non può essere. Ma il mio cuore risponde: sì, potrebbe. Cerco di ignorare il pensiero. Non voglio sognare di nuovo. I sogni possono fare male, ma il pensiero resta dentro di me. E se Sophie fosse la mia figlia perduta? Quella notte non riesco a dormire. La sua voce resta nella mia mente. La mattina seguente Sophie mi fa un piccolo regalo. È un braccialetto. Dice: ce l'ho da quando ero una bambina, ma non so da dove venga. Mi blocco. Il braccialetto sembra identico a quello nella mia borsa. Il cuore quasi si ferma. È solo una coincidenza o qualcosa di più? Vado nella mia stanza, chiudo la porta e tiro fuori il braccialetto di Emma. Li metto uno accanto all'altro. Sono uguali, stessa forma, stesse piccole lettere, stesso nome. Emma. Mi siedo sul letto tremando.
Le lacrime scendono senza controllo. Il mio corpo si sente debole. Sophie potrebbe davvero essere mia figlia. O la vita mi sta giocando un altro crudele scherzo. Non so cosa fare. Dovrei parlare con Richard. Dovrei chiedere a Sophie. E se mi sbagliassi? E se distruggessi la loro pace per niente? Tengo entrambi i braccialetti e prego di nuovo. Dio, per favore, mostrami la verità. Poi sento dei passi fuori dalla porta. Richard bussa piano. Luna, possiamo parlare? C'è qualcosa che devo dirti. Apro la porta lentamente. Lui sembra calmo, ma sento qualcosa di pesante dietro i suoi occhi. Per favore, siediti, dice. Devo dirti qualcosa di importante. Le mani mi sembrano fredde, il cuore mi batte forte, non sono sicura di essere pronta. Si siede e dice: non ti ho raccontato tutto del mio passato. Resto in silenzio. Richard continua a parlare. Non volevo che mi vedessi come un uomo ricco, dice. Annuisco lentamente. Conoscevo già la verità, ma lo lascio parlare. Volevo che mi conoscessi per quello che sono, non per quello che possiedo. Le sue parole mi toccano il cuore. Suonano vere, suonano gentili. Poi abbassa lo sguardo e parla con voce bassa. Ma non è tutto, c'è qualcos'altro. Il petto mi si stringe. Per un momento smetto di respirare. Fa un respiro profondo e dice: mia figlia è adottata. Il mondo sembra fermarsi. Sento solo il battito del mio cuore. Ho adottato Sophie quando era una neonata. Continua. Aveva solo 5 mesi. I miei occhi si riempiono di lacrime, ma cerco di nasconderle. La donna che l'ha data via disse che non poteva crescerla da sola, dice. Sospira e aggiunge: i documenti dell'adozione provenivano da una piccola città lontana da qui. Mi sento girare la testa, le mani iniziano a tremare. Chiedo con voce debole: ricordi il nome della donna? O della città? Scuote la testa. Non l'ho mai incontrata. Il mio avvocato ha gestito tutto. I pensieri mi corrono nella mente. La stessa età, lo stesso periodo, lo stesso braccialetto. Questo non può essere una coincidenza. Il mio cuore conosce la verità prima che le mie labbra si muovano. Richard, sussurro. Penso che Sophie possa essere mia figlia. Mi guarda scioccato. Cosa? Dice piano, quasi incapace di crederci. Apro la borsa e tiro fuori il braccialetto da neonata. Glielo mostro. C'è inciso il nome Emma. Lo tiene con attenzione. I suoi occhi si muovono tra il braccialetto e il mio volto. Sophie ha lo stesso braccialetto, dice lentamente. L'ha sempre tenuto con sé, ma non ha mai saputo da dove venisse. Restiamo seduti in silenzio. L'aria è pesante, ma anche piena di significato. Luna, sussurra. Se questo è vero, cambia tutto. Le lacrime mi scorrono sul viso. Non mi importa di tutto il resto, dico. Voglio solo mia figlia. Mi prende la mano con dolcezza. Allora cercheremo la verità insieme, dice. Decidiamo di fare un test del DNA.
ma per ora decidiamo di tenerlo segreto. Quella notte non riesco a dormire. Il mio cuore è pieno di paura e speranza. Le sue parole restano nella mia mente. Se è vero, cambia tutto. I giorni passano lentamente. I risultati arriveranno presto. Prego ogni ora, ogni minuto. Poi una mattina Richard entra nella stanza tenendo una busta. Il suo volto è serio. Luna, dice, i risultati sono qui. Le gambe mi sembrano deboli, le mani iniziano a tremare. Apre la busta con attenzione e legge in silenzio. I suoi occhi si riempiono di emozione. Mi guarda e sussurra: Luna, è vero. Non riesco a respirare. Le ginocchia cedono. Le lacrime scorrono senza controllo. Il mio bambino, la mia Emma, è viva. Prima che io possa parlare, Sophie entra nella stanza. Ci guarda e chiede: che succede? Richard si gira verso di lei, incapace di parlare. Il mio cuore si ferma. È il momento di dirle la verità. Sophie resta sulla soglia, confusa. Ci guarda entrambi e chiede di nuovo: che succede? Richard tiene il foglio in mano, guarda me, poi lei. Faccio un respiro profondo. La mia voce trema mentre parlo. Sophie, devo dirti una cosa. Lei sembra preoccupata. Sei malata? Chiede. Scuoto lentamente la testa. No, cara, dico. Questo riguarda chi sono io e chi sei tu. Richard si avvicina a lei. Sophie, dice con dolcezza, Luna ha fatto un test del DNA. I suoi occhi si spalancano. Un test? Perché? Chiede. Le porge il foglio. Perché aveva motivo di credere a qualcosa di molto importante. Sophie legge il foglio. Le mani iniziano a tremarle. Che cosa significa? Sussurra. Parlo piano. Significa che io sono tua madre. La stanza diventa completamente silenziosa. Il tempo sembra fermarsi. Posso sentire solo il battito del mio cuore. Sophie lascia cadere il foglio e si copre la bocca. No, è vero? Chiede. Annuisco, con gli occhi pieni di lacrime. Sei stata portata via da me quando eri una neonata. Lei si gira verso Richard. Tu lo sapevi? Chiede. Lui scuote la testa. Non fino a oggi. Sophie inizia a piangere. Faccio un passo verso di lei, poi mi fermo. Non so se vuole che mi avvicini. Poi lei fa un passo verso di me e mi stringe tra le braccia. Mi abbraccia forte, sento il suo calore. È reale. È qui. Dopo 15 anni stringo di nuovo mia figlia. Il mio cuore si sente completo. Piangiamo insieme a lungo. Richard resta accanto a noi, silenzioso e premuroso. Dice piano: Ora entrambe conoscete la verità. È questo che conta. Sophie lo guarda e dice: Tu sarai sempre anche mio padre. Lui sorride dolcemente. Posso vedere quanto la ama. In quel momento imparo qualcosa di importante. La famiglia non è fatta solo di sangue. È fatta di amore, cura e perdono.
Passano le settimane. Sofì e io passiamo del tempo insieme. Parliamo del passato e sogniamo il futuro. Mi mostra le foto della sua infanzia. Io le racconto storie del suo vero padre. Ridiamo, piangiamo, guariamo lentamente. Un giorno Richard mi dice che vuole sposarmi. Riesco a malapena a crederci. Dice: mi hai mostrato che l'amore non ha bisogno di essere perfetto, deve solo essere vero. Decidiamo di costruire una nuova vita insieme, semplice e sincera. Sophie ci aiuta a organizzare un piccolo matrimonio, sorride e dice: ve lo meritate la pace. Il mio cuore è pieno. Per molti anni ho vissuto nel dolore. Ora vivo nella gratitudine. A volte penso ancora alle persone che mi hanno fatto del male, ma le perdono. Il dolore mi ha insegnato a dare valore alla gentilezza. L'oscurità mi ha insegnato a vedere la luce. Ogni mattina quando mi sveglio sussurro: grazie Dio per avermi restituito mia figlia. La vita non è perfetta, ma è bella quando l'amore ritorna dopo essere stato perduto. A volte dobbiamo perdere tutto per trovare ciò che conta davvero. Ora so che l'amore non muore mai. Aspetta solo il momento giusto per tornare. Tengo la mano di Sophie e sorrido. Siamo a casa adesso, sussurro. E mi pongo un'ultima domanda. Credi che l'amore possa ritrovare la sua strada, anche dopo molti anni di dolore?